io mi chiamo Lucia Silva, KPMG, e Sustainability Officer, quindi mi occupo di tutto quello che è responsabilità sociale, che è gestione delle strategie nei confronti dei nostri interlocutori a 360 gradi, cercando di capire e di interpretare che cosa può fare una società di servizi professionali per sviluppare, per contribuire allo sviluppo di idee di economia positiva. Per chi non conoscesse KPMG, noi ci occupiamo di numeri tutto il giorno. Noi siamo un accounting firm, quindi revisioniamo i bilanci delle aziende, ci chiedono di valutare le aziende, ci chiedono di entrare in azienda e rivedere i processi interni, quindi noi tutto il giorno parliamo di valore, di che cos'è il valore di un'azienda. Quindi oggi ho pensato che per parlare appunto di organizzazioni positive io potevo dare un valore aggiunto parlando di valore positivo, anche cercando di rappresentarvi quello che dal nostro punto di vista, dal nostro, che è trasversale per settori, per tipologia di organizzazioni, quello che noi vediamo essere un dibattito in corso. Noi oggi ci troviamo qui, devo dire in Italia è un'occasione unica quella di poter far parte di un panel, di una riunione così proiettata su questi temi, diciamo di grande avanguardia. In realtà la sensazione che abbiamo è che le organizzazioni anche in Italia siano già su questi temi e già si stiano muovendo. Sicuramente abbiamo qui ad esempio Ferrero, che è, come dire, quello che noi diciamo la best practice, quindi un ottimo esempio di come si può fare responsabilità sociale in Italia, ma vi devo dire che dalle piccole e medie imprese, dalle imprese di grandi dimensioni, dalle organizzazioni e le imprese sociali, che in Italia bisogna ancora capire bene che tipo di diciamo, definizione abbiano, dalle organizzazioni non profit, insomma c'è sempre di più una richiesta di definire il valore in un modo diverso da quello a cui tradizionalmente siamo abituati. E per rappresentarvi come questo tema non sia un tema in realtà di un accounting firm, ma sia un tema che riguarda tutti noi. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto mio personale. Io quest'anno ho coronato un piccolo grande sogno, cioè quello di poter passare l'estate in un posto dove avrò dello spazio all'esterno. Quindi un paio di settimane fa coinvolgo i miei bambini e mio marito a cercare il tavolo che diventerà sicuramente un centro di aggregazione, mi auguro, per i miei amici, conoscenti, colleghi che vorranno venirmi a trovare. Andiamo a cercare questo tavolo e queste sedie e giriamo per diversi negozi. Finalmente trovo quello che stavo cercando. Bellissimo tavolo, bellissime sedie, ottimo rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto un tavolo e delle sedie certificate FSC. Ora, io non so quanti di voi sappiano cos'è una certificazione FSC, di fatto tu comprando l'oggetto certificato FSC, di fatto compri un oggetto che è stato prodotto nel rispetto delle foreste. Questo si applica alla carta, ad esempio, a maggior ragione si applica a un tavolo e delle sedie, quindi in qualche modo il mio bilancio ambientale della mia scelta appunto di acquisto di quel prodotto è stato, se non positivo, almeno neutrale, quindi gli alberi utilizzati per creare quel tavolo e quelle sedie sono stati anche ripiantati. Quindi considerando che quel tavolo e quelle sedie diventeranno il centro di un ambiente, come dire, armonioso, bello, dove spero di poter parlare e di poter anche di questi argomenti, beh, insomma, capite bene che si chiudeva il cerchio. Allora io vi chiedo, provate a pensare alle vostre scelte di acquisto come consumatori, alle vostre scelte di investimento come investitori appunto, alle vostre scelte dei servizi. Quali sono i criteri che vi orientano? Devo dirvi che io ho riflettuto, ho detto 10 anni fa, probabilmente io avrei acquistato utilizzando degli altri criteri. Il primo di tutti probabilmente è il prezzo, quindi o il ritorno sull'investimento se vogliamo applicarlo a un'organizzazione. Però nel tempo è cambiato qualcosa e diciamo che l'altro grande criterio che tendenzialmente viene applicato è la qualità, quindi la qualità intrinseca di quello che vado ad acquistare, un prodotto, un servizio, un'organizzazione. Però negli ultimi tempi la qualità si è dilatata e sta veramente andando a coprire degli ambiti nuovi, degli ambiti che vanno a definire appunto un concetto di valore che possiamo definire positivo. Ad esempio ci si chiede da dove vengono le cose che io compro. Diciamo un esempio tra tutti, il biologico. Si parlava prima della materia prima di Ferrero, quindi la preoccupazione di sapere da dove viene, ma anche la preoccupazione di sapere che sono stati rispettati dei diritti.
Pensate, ripeto ancora una volta, 10 anni fa a questi temi, se avevano la stessa, diciamo, presa che hanno oggi, beh, quello che sto vedendo è che insomma grandi catene di abbigliamento stanno chiedendo ai consumatori di partecipare a delle raccolte fondi, ad esempio. Quindi, come dire, ci sono dei temi che sono questi temi, diciamo, più ampi, di un'economia veramente positiva, veramente solidale o comunque di responsabilità, che in qualche modo vanno a definire il valore di quello che noi andiamo ad acquistare, che sia un prodotto, che sia un servizio, che sia un'organizzazione. Proviamo a farci aiutare dai numeri, perché appunto la tendenza quindi che io vi posso dire, nella quale io credo che alcuni di voi si possano ritrovare, è che diversi portatori di interesse, o stakeholders come piace parlare, diciamo, in gergo anglosassone, effettivamente vanno a cercare qualcosa al di là del valore, diciamo, tradizionale. Gli investitori, come vi dicevo, i consumatori, ma anche i talenti. Se io posso scegliere, si parlava ancora, cito Ferrero perché mi ha servito una serie di esempi, no? Non ci siamo messi d'accordo, ma devo dire che i conti tornano. Se io devo pensare se io sono un talento, vado a scegliere un'azienda che effettivamente mi dia qualcosa di più che non uno stipendio alla fine del mese, mi dia delle prospettive, mi dia un senso di significato per cui io posso sentirmi orgoglioso di quello che sto facendo. Quindi in tutto questo, come vedete, in tante scelte, dai consumatori, insomma le scelte di consumo che facciamo tutti i giorni, agli investitori, ai talenti, e sono soltanto alcuni degli esempi, quelli più comuni che mi sono venuti in mente, effettivamente il concetto di valore è qualcosa che non è soltanto il valore tradizionalmente inteso, il profitto che un'organizzazione riesce a creare alla fine dell'anno, il ritorno sull'investimento. E proviamo, come KPMG qualche numero ogni tanto devo metterlo, facciamoci aiutare dai numeri. Da questa immagine potete vedere che nel 1975 il valore di mercato di un'impresa del Standard & Poor's 500 era dato per l'83% da asset fisici e finanziari, quindi tutto sommato erano riconducibili, il valore di un'impresa, il valore di mercato era riconducibile ad asset, come dire, sotto gli occhi di tutti, tangibili. Nel 2009 questa parte tangibile è diventata il 19% e tutto il resto da che cosa è dato? Quindi è dato proprio dal fatto che il valore forse effettivamente non è quello che noi adesso, che tradizionalmente si è inteso, è qualcosa di più, è qualcosa di più ampio, è, chiamiamolo, valore positivo, che è quello che ci serve per in qualche modo capire e dare una metrica anche a che cosa le organizzazioni positive possono effettivamente portare. Diciamo che dal 1975 a oggi è anche cambiato molto il mondo. Anche oggi sono stati citati i cambiamenti climatici. La grande rivoluzione in realtà è dovuta al fatto che per un certo periodo di tempo si è creduto che le organizzazioni potessero cambiare il mondo nel senso di anche peggiorativo, quindi in termini di impatti ambientali. Oggi è chiaro che è anche vero il contrario, cioè che ci sono delle mega forze che hanno un impatto sulle organizzazioni, per cui le organizzazioni che vogliono appunto stare sul mercato e starci per i prossimi magari 10 anni devono considerare queste megaforze. E vi faccio qualche esempio di queste megaforze che come KPMG abbiamo identificato in preparazione del Summit di Rio +20 di un paio di anni fa. Sono megaforze in realtà che vengono fuori dai vari documenti, dal World Economic Forum, dal WWF, dal World Business Council for Sustainable Development, quindi dal WWF, quindi tante diverse fonti. Abbiamo cercato di sintetizzare, abbiamo detto bene quali sono queste 10 megaforze. Io ve ne cito qualcuna, quelle che mi sembrano più, come dire, pregnanti anche per il discorso che stiamo facendo oggi. Si parlava di certificazione FSC, quindi di foreste. Bene, una delle prime megaforze è la deforestazione, la tendenza alla deforestazione. Entro 20 anni sembra che appunto si ridurrà il suolo coperto da foreste ancora del 13%. Questo cosa ha provocato? Climate change, quindi climate change che è sicuramente riscaldamento climatico, ma anche eventi estremi, quindi siccità da una parte e inondazioni dall'altra. Ancora Ferrero le ha sperimentate. Questi eventi estremi cosa provocano?
provocano? Beh, da una parte la scarsità d'acqua potabile, l'acqua sarà una delle maggiori urgenze del prossimo futuro, dall'altra parte la scarsità di materie prime, quindi laddove appunto io ho una piantagione di cotone e io produco jeans e questa piantagione di cotone viene distrutta da un'inondazione, beh, forse la mia continuità aziendale può essere messa in seria difficoltà. Quindi il tema del considerare queste megaforze nella mia organizzazione e trasformarle in un valore è un tema assolutamente importante nell'ottica appunto dell'essere positivi, di creare valore in quel senso più ampio. L'altra grande tendenza è quella demografica, ormai il fatto che la popolazione stia aumentando, il fatto che sarà sempre più concentrata in megalopoli è uno dei temi che diverse organizzazioni si stanno ponendo. Con RAI appunto abbiamo sentito l'esempio di come la tecnologia può entrare nelle città, trasformarle e rendere più efficienti proprio nell'ottica del fatto che la popolazione nelle città crescerà sempre di più. Bene, ma allora l'organizzazione positiva, cioè l'organizzazione che crea quel valore in più, cosa deve fare? Beh, bilanciare evidentemente, trasformare questi rischi che vengono dal contesto in opportunità. E la parola chiave, qui appunto oggi si parlava di parole chiave, no? Parole che ci in qualche modo conducono attraverso questo percorso che stiamo facendo insieme in questi 2 giorni, la parola chiave qui è sicuramente l'innovazione. Parlavamo appunto di chi produce jeans, ma vi posso fare altri esempi, di chi ad esempio ha un processo produttivo ad alta intensità d'acqua, visto che, come vi dicevo, l'acqua è una delle risorse più scarse, una delle prossime emergenze. L'azienda innovativa è quella che pensa come ridurre il consumo di acqua, come rendere efficiente i propri processi nell'ottica della riduzione del consumo d'acqua e magari trasformare il proprio sistema di produzione per diventare a zero acqua, diciamo zero intensità di acqua a zero. Quindi, come capite, dalle megaforze, da quello che le aziende possono fare, dalla capacità di utilizzare queste megaforze, queste sfide in opportunità, si gioca la competitività delle aziende. Io credo che la parola chiave sia veramente l'innovazione. Ma tutta questa ricchezza che può essere creata, questo valore che noi andiamo a cercare quando facciamo delle scelte di acquisto, di investimento o di lavoro, viene espressa dai tradizionali diciamo, strumenti? Beh, a nostro avviso no. No. No, perché sicuramente abbiamo gli strumenti, l'annual report, il bilancio di esercizio tradizionale cattura un pezzo della storia, quindi il passato, che è importante perché ci dà qualche indicazione sul futuro, ma sulla capacità di un'azienda di stare sul mercato, di innovare, di cogliere le sfide delle megaforze, diciamo, e trasformarle in opportunità, cogliere le esigenze di nuovi consumatori, nuovi investitori, nuovi talenti e trasformarli in valore, ecco, questo non è abbastanza catturato. Una prima, diciamo, tentativo è stato quello da parte delle aziende leader di rendicontare quelle grandezze non finanziarie che vengono appunto chiamate grandezze di sostenibilità, da come tratto i miei dipendenti, a quanta formazione faccio sulle mie risorse, ai miei impatti ambientali e come cerco di ridurli, a come tratto la mia catena di fornitura. E qui è importantissimo il concetto sulla catena di fornitura della contaminazione, cioè di come un'organizzazione positiva che ha dei valori appunto di altruismo, di lungo termine, di rispetto dell'ecosistema, può effettivamente come organizzazione positiva influenzare innanzitutto i suoi interlocutori, diciamo, tradizionali, tra tutti la catena di fornitura. Quindi il fatto che adesso ad esempio ci sia nell'ambito tessile un grosso dibattito sulla possibilità di identificare, come dire, un codice di condotta da trasferire ai propri fornitori nell'ottica del rispetto dei diritti umani, beh, è un dibattito che è veramente all'ordine del giorno, è veramente attuale ed è tra l'altro un dibattito che è stato innescato proprio da persone come noi, da consumatori. Quindi tornando ai nostri modalità alternative di misurare questa ricchezza, appunto i bilanci di sostenibilità, e un dato che vi volevo trasferire è che nel tempo, in pochissimo tempo, in 10-11 anni, il numero delle aziende leader nel mondo che hanno riportato, che si sono sforzate di manifestare, di comunicare questi indicatori non finanziari, beh, insomma, sono aumentate del 107%. Quindi, come dire, da parte delle organizzazioni tradizionali c'è lo sforzo, c'è la voglia, c'è il desiderio, c'è la necessità di comunicare qualcosa di più rispetto al valore tradizionale.
Bene, però forse manca ancora qualcosa, cioè manca un indicatore di sintesi, no? L'equivalente del ROI, l'equivalente del profitto, l'equivalente di qualcosa che ci dica bene, ma quindi che valore hai creato azienda? Quello su cui noi stiamo lavorando è effettivamente diciamo, lo studio di la definizione di quello che può essere chiamato il vero valore, il valore positivo. Valore positivo, vero valore, che dovrà avere 3 componenti. La prima è il passato, perché il passato è comunque importante per raccontarci cosa sarà il futuro, ma dall'altra parte anche le esternalità positive o negative che io ho creato. Ho assorbito molta acqua, non ho assorbito molta acqua, anzi ho ridotto il mio consumo di acqua, giusto per darvi un esempio. E poi la parte, quella più sfidante, che è la creazione di valore condiviso con le comunità, da un punto di vista quindi del fatto di essere una comunità. E ancora una volta Ferrero è secondo me l'esempio più specifico di questa, o Illy oggi, quindi il desiderio di essere non solo un operatore economico ma appunto un'organizzazione positiva che crea un valore più ampio, ad esempio dando la possibilità non soltanto ai propri dipendenti ma anche alle comunità che stanno, con le quali io interagisco, di poter utilizzare i servizi che io inizialmente magari metto solo a disposizione dei miei dipendenti, banalmente l'asilo nido. L'ultima cosa è il future outlook, cioè la mia proiezione nel futuro. Io cosa vedo nel mio futuro? Ecco, su questo veramente c'è il dibattito, è quello di identificare come rappresentare la capacità di un'azienda di vedersi tra 5 anni o tra 10 anni, ma questo sarà una componente sempre più importante nella definizione del valore positivo di un'impresa. Mi accingo a concludere facendo un breve riferimento a quello che fa KPMG, perché appunto parlo di organizzazioni positive, ma devo anche dirvi che come KPMG cerchiamo di essere un'organizzazione positiva, ben sapendo che appunto come dire, dobbiamo evolvere rispetto a un modello di business tradizionale. Recentemente abbiamo definito il nostro purpose, che ha a che fare con la fiducia e ha a che fare con il cambiamento. Il fatto di riflettere ad esempio su che cos'è il valore per un'organizzazione è solo un pezzo, diciamo, di questa ambizione che abbiamo, che cioè quella di in qualche modo utilizzare la nostra capacità di essere trasversali sui mercati, sulle organizzazioni, appunto la capacità di cui vi dicevo prima, per influenzare, per contaminare e in qualche modo anche cercare di cambiare le regole. E per concludere io ho un messaggio per tutti noi, per tutti voi. In qualche modo siamo tutti, come clienti, come consumatori, come investitori, come talenti, siamo tutti degli agenti di cambiamento. Si parlava di responsabilità, noi siamo dei game changer se siamo qua e ascoltiamo appunto in che cosa consiste sviluppare un'economia positiva. La richiesta che ho da farvi, che però in realtà è più un augurio, è quindi quello di cercare in qualsiasi cosa voi farete come clienti, come consumatori, come talenti, come investitori, di cercare la bellezza, se ne è parlato molto già questa mattina, di cercare la verità e di cercare il bene. Vi ringrazio.